D&D 2024 in Italia è stato un flop. D&D 2024 è peggio della 2014. D&D 2024 è troppo complicato. Queste sono le frasi che sento ovunque. Il problema? Che nessuna di queste è solitamente accompagnata da dei veri dati e che soprattutto queste informazioni spesso arrivano da chi non ci ha mai giocato. In questo video non voglio difendere Dungeons and Dragons 2024, ma voglio solo dimostrare i fatti. E se i fatti danno fastidio, è un problema loro, non nostro. Quindi partiamo dalla domanda giusta. D&D 2024 ha avuto meno successo della 2014 in Italia? Oppure è una percezione costruita su dicerie, dati inventati, andare semplicemente controcorrente? Per rispondere quindi ci servono 4 semplici cose. 1. I numeri reali. 2. Il contesto italiano. 3. Gli strumenti digitali. E 4. Cosa succede davvero al tavolo. Parliamo quindi dei numeri. Se guardiamo le vendite fisiche fatte in America, tracciate attraverso Bookscan, il manuale del giocatore del 2014 nelle prime settimane ha venduto molto di più rispetto alla 2024. Parliamo di circa 22.000 copie per la 2014 contro le poche 4.000 della 2024. E questo dato è reale, verificabile, ma Bookscan ovviamente traccia le vendite fisiche solo attraverso certi canali. Non include il digitale, non include D&D Beyond, non include lo store diretto della Wizard. Ed è qui che la Wizard of the Coast dice completamente il contrario, cioè che la 2024 è il prodotto più venduto al lancio. Ma queste due cose non si escludono, sono solo due modi di misurare in maniera diversa. Quindi dire che la 2024 ha venduto meno delle altre edizioni non è completamente vero. Dire che però la 2024 ha venduto più delle altre ovviamente non è corretto. Cerchiamo di capire quindi questo dato come si è trasformato invece in Italia. E qui purtroppo arriva la verità scomoda. In Italia non esistono modi pubblici per capire le vendite ufficiali della 2014 contro quelle della 2024. Purtroppo non esistono report per ogni paese. Quindi quando sentiamo dire che ha venduto meno in Italia è un sentito dire, non è verificabile. Ma attenzione, le sensazioni contano, ma comunque non sono fatti. Adesso cerchiamo di allargare lo sguardo. In Italia la lettura è un problema strutturale, non perché nessuno legge, ma perché si legge poco e male. I dati dicono che molti italiani leggono almeno un libro l'anno, pochi libri, poco tempo, poca continuità. E poiché D&D è un gioco che vive di lettura, un'edizione che richiede più attenzione nell'aspetto tecnico viene percepita subito come troppo complicato. C'è un'altra cosa nella quale purtroppo dobbiamo essere brutalmente onesti. D&D Beyond non è in italiano, il sito è in inglese, la scheda del personaggio è in inglese, le regole e dinamiche sono in inglese, i menu sono in inglese, le descrizioni che usi mentre giochi sono in inglese e in Italia purtroppo tantissime persone non conoscono l'inglese. E se è vero che è possibile utilizzare Google Translate per cercare di limitare il danno, chiunque l'ha fatto sa bene che questo è completamente un disastro. Quindi cosa succede? Tutto diventa enormemente lento, hai difficoltà a capire come giocare e quindi qui succede una cosa importante. Se non capisci bene cosa fa il tuo personaggio nella 2024, questa diventa l'edizione più frustrante di tutte. Ma non perché il gioco sia sbagliato, ma perché è un'edizione strettamente collegata ai giovani che utilizzano gli strumenti più veloci, immediati, ma che soprattutto semplificano tutto. Quindi non è il gioco che è sbagliato, lo stai giocando senza gli strumenti giusti. Arriviamo al cuore della discussione. In base a molto di quello che c'è scritto su Reddit e nelle esperienze al tavolo che ho raccolto nel tempo, D&D 2024 spinge molto sul giocatore, sulla conoscenza delle regole, sulle build, ma soprattutto sull'ottimizzazione, come faceva un vecchio parente. Non so se vi è mai capitato di giocare al tavolo con persone con esperienze diverse. Chi è più veterano del gioco è in grado di avere un impatto che va circa tra il doppio e il triplo di un neofita che non conosce le regole. Basti pensare a un semplice rogue che utilizza una spada corta insieme a una daga. Se non è fatto casualmente, ma è stato scelto proprio per le abilità che hanno le armi. E questo, attenzione, non è un bug, ma è una scelta di design. Ma in un paese dove si legge poco, l'inglese è una barriera e gli strumenti sono complessi, questa scelta
pesa il doppio. E quindi cosa sta succedendo in Italia? Succede che molte persone non sperimentano, ma ascoltano. Ascoltano creator, clip, ascoltano opinioni di seconda mano. E la colpa non è nostra in quanto creator. Il problema è quando l'opinione diventa una verità senza essere passati al tavolo. E così nascono le dicerie, perché le dicerie fanno più rumore dei dati. Quindi se D&D 2024 non ti è piaciuto dopo averci giocato, è un gusto. È legittimo, ma se non ti piace perché si dice che, allora forse il problema non è il gioco, forse è il filtro con cui lo stiamo guardando. Non ci rimane altro che parlarne nei commenti perché sono molto curioso di sapere cosa ne pensate, se la vostra esperienza è diversa, se l'avete giocato o se per caso avete soltanto sentito creator e vi eravate fatti forse un'idea sbagliata. Quindi da Branco delle Ventose è tutto, non dimenticate di lasciarci un like e gli hype perché nella realtà non so bene come funzionano, ma grazie. E ci vediamo alla prossima avventura.